iniziare. La trasmissione sta per iniziare, trasmettendo dal vivo. Allora, salve a tutte e tutti voi. Come dice il titolo, io questo programma l'avrei voluto fare il 26 gennaio, data del mio compleanno, per salutare a tutte e tutti voi. Invece non l'ho fatto perché non ho avuto tempo, e poi perché ho visto come in realtà lo scorso video che ho fatto, perché ogni anno faccio il 26 gennaio un video e nessuno lo ha guardato. L'hanno guardato 30 persone. Allora lo faccio adesso perché volevo salutare un'amica che mi ha mandato gli auguri sinceri in Facebook, e guardate com'è l'ironia della sorte, mi sono scordato il nome. Allora, cara amica, tu che mi segui in Facebook, se guardi questo video, che mi segui sempre in YouTube, mi raccomando, salutami sotto il video, e in questo modo io ti risaluterò, perché mi sono scordato il tuo nome, ti volevo salutare nel video. Poi saluti a Ortus Biologicus, tutti quelli che hanno commentato i miei ultimi video. Io farò un video molto corto, contrariamente a quanto faccio nelle live, perché stranamente il cellulare l'ho appena acceso ed è più caldo di una padella. Non vorrei che si fondesse. Non lo so perché fa freddo, ma il cellulare è caldo, ci avrà più di 40 gradi. Allora faccio questo video, care amiche ed amici, per parlare di tutte le cose che non ho detto da anche prima del 26 gennaio, perché è dal 1° gennaio che volevo fare dei video, ma come vi ho annunciato prima dell'anno nuovo, sarei stato occupato. Infatti sono stato occupato rileggendo le opere di Rilke e anche di un altro scrittore, ma ieri sono stato occupando il mio tempo trattando di scrivere, e soprattutto ho iniziato a riutilizzare un account di Instagram. Quindi ho caricato dei video, delle foto, ho caricato molte piste in SoundCloud e ho ricevuto delle attenzioni da parte degli ascoltatori, quindi ho avuto successo. Ho raggiunto le 3000 audizioni in SoundCloud, e ho letto e ho fatto tante cose per cui ho trascurato di fare i video. Ho perso, diciamo, il tram la routine, e quindi, come dire, ci devo riprendere la mano. Ho perso il ritmo di fare i video. Io stavo guardando i video del 2014-2015, non ne facevo molti come ultimamente, con la scusa di avere il cellulare che puoi fare le live, ma ne ho fatti tanti, quasi uno ogni 2 giorni, e mi seguivano molte persone. Non è vero che devi cambiare contesto, non è vero che devi cambiare location, non è vero che devi cambiare nulla. Io nella mia cameretta col pigiama attaccato alla porta, l'importante è il tema. Molte persone mi seguono per quello che dico. Comunque, che è successo ultimamente è successo il 26 gennaio, il mio compleanno. Mi hanno salutato in pochi ma buoni, che è quello che importa, e io ho lasciato di fare a tutto il mondo gli auguri di compleanno in Facebook. Primo, perché ormai dal 2017 Facebook mi ha scocciato. Il numero di persone che sono mie amiche in Facebook sono 1200, ma quelle che interagiscono con me sono 29, e di quelle 29 solo 2 o 3 lo fanno ogni volta che mi connetto, fra le quali c'è la mia amica che mi ha mandato gli auguri. Quindi io ormai in Facebook quasi non entro. Che è successo? Allora è successo che niente, il mio compleanno del 26 gennaio, poi è successo questa specie di guerra civile che c'è in Venezuela. Lo dico di passata
perché c'è una frattura nel paese, i maduristi e gli antimaduristi. Addirittura Maduro, l'attuale presidente, c'ha l'inimicizia di molti settori della società di sinistra, comunisti, che erano e continuano a essere chavisti, ma contro Maduro. Quindi Maduro adesso sta governando controvento, anche perché c'ha le ostilità di tutte quelle persone che Hugo Chavez da Fria aveva riscattato dalla povertà e che adesso stanno riscivolando di nuovo nella povertà, perché questo Maduro non sa fare le cose, non le sa gestire, non le sa amministrare, non sa veramente quello che sta facendo o come lo sta facendo. Però Maduro è appoggiato dalla Russia, dalla Cina e da altri paesi. Così parliamo un po' di geopolitica. Gli Stati Uniti e l'Occidente e la maggior parte dei paesi allineati con gli Stati Uniti non vogliono che Maduro resti nel governo, ma la maggior parte dei paesi nel mondo che invece sono proclivi per una negoziazione, non è detto che appoggino Maduro come presidente, ma vogliono che si rispetti la costituzionalità della presidenza. E in Venezuela quello che è il Parlamento in Italia non riconosce Maduro come presidente, perché l'opposizione non si è presentata e quindi sarebbero state delle elezioni irregolari. Invece la maggior parte dei paesi come Russia, Cina, India vogliono il dialogo fra l'opposizione e come dicono in Venezuela l'ufficialismo, cioè il governo autoproclamato tale, perché comunque non si può fare un intervenzionismo, si deve maturare un clima politico democratico e aperto al dialogo per vedere quali sono le possibili uscite, quali sono le soluzioni. Purtroppo, se non si trova una forma di dialogare e di arrivare a dei compromessi, l'unica uscita è come quella siriana o libica, cioè l'intervento armato, come è successo anche in Panama con Noriega. Allora, che dire, c'è stato poi il rumore di un aereo russo, di una compagnia russa che utilizzerebbe Maduro nei suoi traslochi. Allora c'è l'idea che magari l'intervento di Putin in questa discussione serva a convincere Maduro a ritirarsi in esilio magari in Russia. Chissà se questo non succeda. Per me succede che Maduro, dopo aver ottenuto l'immunità, che non lo si possa processare per eventuali crimini, andrà in esilio in Russia dal suo amico Putin e fra tutte le componenti interne ed esterne a Venezuela si metteranno d'accordo per creare un'opposizione e un governo che siano convenienti tanto agli interessi geopolitici russi, cinesi e indiani, tanto agli interessi strategici e commerciali dei nordamericani e di noi europei. Probabilmente succederà questo. La maggior parte dei paesi latinoamericani sono schierati contro Maduro. La maggior parte, la connessione instabile, attendi, tentiamo di ristabilirla. Si è ristabilita la connessione, meno male, era instabile e quindi io penso che sia instabile per colpa del cellulare che si sta surriscaldando. Poi che altre cose sono successe in Italia? Niente, stanno accusando Salvini di essere cattivo. Se questi argomenti vi interessano, commentateli e per favore condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo il mio video, se no non starei qua a perdere tempo, perché mi interessano i vostri commentari. Quindi commentate, non soltanto, non ditemi soltanto che bel video che hai fatto, bravo, lo so, però lo so che vi piacciono i miei video, se no non li guarderete, non li guardereste, ma commentateli, fatemi sapere. Allora se va una barca di disperati del sud-est asiatico in Giappone o in Corea del Sud
o in qualche altro paese dell'estremo oriente o del sud-est asiatico, li respingono. Per esempio, lo sapete quante persone sono respinte dall'Australia ogni mese, che vanno con gommoni di fortuna e con scafi che cadono perché sono dei colabrodo, e nessuno tratta il governo australiano di turno come criminale, come fascista, come stalinista, eccetera. Eppure dall'Australia respingono migliaia di immigranti illegali, considerati tali in Australia, al giorno o al mese o alla settimana, che vanno in barche di fortuna e li respingono indietro, con il rischio che affondano, che muoiono affogati, mangiati dai pescecani. Sono acque infette da pescecani e turbolente quelle dell'Australia. Quindi quante persone del Vietnam, della Cambogia, delle Filippine, del sud-est asiatico, Micronesia, Indonesia, Indocina, eccetera, sono rifiutate da Giappone, Australia, Corea del Sud, perché in Corea del Nord non ci vogliono andare, le città costiere della Cina li rifiutano. Ecco, e nessuno tratta quei paesi come fascisti e bolscevichi e criminali. Quante persone stanno rifiutando in Ventimiglia, nelle coste francesi, e nessuno tratta i francesi come criminali, fascisti o bolscevichi? Allora perché questo premier, che ha tutte le antipatie anche dei francesi, dei gilet gialli, non mi ricordo come si chiama, prova della sua insignificanza, tratta noi da disumani? Perché si permette anche il premier spagnolo, che non mi ricordo come si chiama, prova della sua insignificanza, di trattare a noi come dei criminali, degli spietati senza cuore, quando in Spagna rifiutano addirittura di prendersi quelli che vivono nelle colonie spagnole marocchine, che sono cittadini spagnoli, perché Spagna c'ha 3 colonie in Marocco, o 4, eppure i cittadini di quelle città non possono andare in Spagna. Ecco, e poi vengono a dare a noi lezioni di umanità, ma noi le abbiamo accolte le persone, eppure abbiamo un limite. Allora perché Francia, che ha imposto il franco africano a 15 paesi dell'Africa, quindi che gli africani guadagnano con il franco africano e devono pagare con l'euro, con il franco francese, perché noi siamo disumani e sfruttatori e loro no? Capito? Anche la Merkel non vuole tutti gli extracomunitari, ce li manda a noi. E a Malta le vallette, perché alle vallette non accolgono tutte le persone che dobbiamo accogliere noi? Vabbè che sono piccoli, hanno 300.000 abitanti, Malta è piccola, e lo Stato Vaticano, che è il principale azionista di Wall Street e nel mondo, che hanno 7.000 miliardi in lingotti d'oro dappertutto, 100.000 miliardi in proprietà, e prendono collette da tutte le parti, come quelle del Bambin Gesù, 300.000 euro che il cardinale Bertone ha destinato a ristrutturare la diocesi, o in Germania un cardinale che ha speso 1,5 milioni di euro per ristrutturare la sua diocesi, c'è addirittura l'idromassaggio, gli jacuzzi. Loro il denaro che prendono in beneficenza e che prendono dai governi nel mondo, lo destinano o ai loro lussi oppure a difendere i preti pedofili. Perché non mettono in tutta la regione, tutto il quartiere Ottaviano, i poveri che stanno a Roma negli appartamenti sfitti e vuoti? Capito? Perché non fanno queste cose? Perché il Vaticano dice cosa dobbiamo fare noi? Il Dalai Lama lo ha detto: ci sono troppi poveri nel mondo, se tutti quanti i poveri andassero nei paesi ricchi,
non ci sarebbe spazio per nessuno. Invece quello che bisogna fare è aiutare i poveri a casa loro, cioè in pratica le multinazionali che si sono dislocate in Cina è già ricca, l'abbiamo fatta ricca noi, adesso si devono dislocare in Africa per dare lavoro agli africani, perché ci stanno già andando i cinesi in Africa, stanno già dando loro lavoro e ci stanno guadagnando. Invece noi dovremmo dislocare dalla Cina e andare in Africa, così gli africani non vengono in Europa. È possibile sfamare con 100 o 1000 euro al mese un'intera famiglia in Africa, invece in Italia non basterebbero 10.000 euro. Meditate, gente, meditate. Gli industriali italiani devono portare via le loro fabbriche dalla Cina e metterle in Africa. In questo modo vedrete che gli africani che stanno in Italia ritorneranno in Africa, perché lì troveranno lavoro. Bisogna capacitarli, dargli un lavoro e vedrete che se ne andranno via dall'Italia. Non che io li voglia cacciare, ma devono rimanere soltanto quelli che hanno un lavoro e quelli che vogliono rimanere, non quelli che scappano dalla miseria, perché quelli che scappano dalla miseria vorrebbero ritornare a casa loro col denaro. Allora portiamogli il lavoro, portiamogli l'istruzione e portiamogli gli ospedali, la salute e portiamogli la democrazia, perché molte volte anche le nostre industrie si sono appoggiati sui dittatori di turno per poter sfruttare le materie prime dell'Africa, e così fomentiamo le dittature, fomentiamo il genocidio, fomentiamo lo sfruttamento, fomentiamo lo schiavismo da parte di africani su altri africani, ma anche i francesi che hanno imposto a 15 stati africani il loro franco africano. Ha detto un politico francese: se non fosse per il Commonwealth francese in Africa, Francia sarebbe un paese del terzo mondo. Poi non ci scordiamo anche il Regno Unito, che non prende extracomunitari, eppure con il Commonwealth sfrutta ancora molti paesi nel mondo, incluso il Canada, l'India e molte parti dell'Africa. Quindi, come dire, meditate, gente, meditate. Non è possibile che solo noi italiani siamo i più cattivi con tutta la gente che abbiamo ospitato fino adesso, includendo gli albanesi, i romeni, quelli dell'est dell'Europa. Quanti polacchi sono venuti in Italia quando c'era Wojtyla? Non che io abbia nulla in contrario ai polacchi o a Wojtyla, che già non c'è più. Poi gli è caduto a un pellegrino una croce addosso e gli ha dato la grazia perché era invalido ed era andato a pregare. Ho fatto un video su questo e cercate Wojtyla nel mio canale. Ma poi quando non c'è stato più Wojtyla se ne sono ritornati in Polonia. Bisogna migliorare le condizioni dei paesi dei migranti. Poi chi viene perché vuole venire a vivere in Italia, trova lavoro oppure ha del denaro, ha una buona pensione, ha vinto la lotteria, si può mantenere da sé, che venga in Italia. Però non persone che vendono sì, ci sono persone disposte a vendere gli organi, che vengono allo sbando, che si indebitano con le mafie africane e poi anche con le mafie italiane ed europee. Le mafie italiane, la Camorra, la mafia, l''ndrangheta, la Sacra Corona Unita, si stanno espandendo in tutta Italia e in tutta Europa proprio grazie al fatto dell'inrichimento che arrecano questi extracomunitari. E quindi, come dire, con l'affare della mafia capitolina, mafia romana, che al telefono dicevano: ah, con questa storia degli extracomunitari si guadagna di più che con la prostituzione, la droga e il commercio di organi, il traffico di organi e qualsiasi contrabbando. Ma vi rendete conto, il traffico anche di armi? Da solo il traffico di migranti rende di più, perché non è soltanto portarli in Italia, farli venire, ma addirittura tutto quello che c'è dietro, che per ogni euro che arriva a un immigrante 100 o 1000 ne rubano a monte. D'altra parte è lo stesso che fa la Chiesa cattolica, che di immigranti e di poveri ha sempre vissuto,
perché di 1.000 € che va in donazioni solo uno ne arriva al bisognoso. Vedi cosa è successo col Pio Alberto Tribuzzi, che ha fatto scoppiare la fire Tangentopoli e Mani Pulite, e vedi cosa è successo con l'ospedale Bambin Gesù, che hanno arraffato 300.000 € per ristrutturare la diocesi o l'appartamento del cardinal Bertone, un po' come è successo con Ugo Bossi, che ha rubato soldi alla Lega o li ha presi alla Lega, sarebbe lo stesso immorale e poco etico, per ristrutturarsi anche lui un balcone, il portico del suo attico, come Bertone. Poi dice Roma ladrona, ecco, capito, lui diceva Roma ladrona. Miglio forse era meglio, non lo so, però ce ne sarebbero di cose da dire, care amiche ed amici, ce ne sarebbero. E io sto in aria da 21 minuti, volevo fare una cosa corta perché mi si è surriscaldato il cellulare. Vediamo. Mamma mia, sta troppo caldo, io sono troppo preoccupato. Voglio chiudere questa live perché non mi voglio giocare il cellulare per una live che vedranno 20 o 30 persone. Comunque ringrazio quelle poche persone che mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno lo scorso anno. Io non ho potuto fare il video il giorno del mio compleanno perché avevo detto che avrei trovato dei temi nuovi, non ne ho ancora trovati, e poi perché quel video del mio compleanno lo scorso anno, che compivo 49 anni, il 26 gennaio di quest'anno ne ho fatti 50, così 5 e 2 volte 10, così fa 50. Non l'ho fatto il video, però ce ne sono di temi che ho da scodellare, quindi già vi ho detto due temi. Era un video che volevo fare al volo, invece ho finito di fare più di un volo, ma vi propongo innanzitutto, se di quello che ho parlato avrete qualche idea o qualche domanda, qualche spunto, qualche cosa da dire, non mancate di commentare sotto il video e soprattutto di condividerlo affinché altre persone, caro il mio amico Ortus Biologicus e caro il mio amico Alessandro Arcangeli e cari miei amici di Facebook, soprattutto della mia amica che mi segue, che mi ha mandato in Facebook gli auguri di compleanno. Mi scordo sempre il tuo nome, cioè in questa occasione mi raccomando, Gabriella non so che, ecco, Gabriella Fracchi, Gabriella Facchi, Gabriella, scusami se non mi ricordo tutto il tuo nome, cara Gabriella. Commenta questo video e condividilo, condividete questo video affinché non solo voi ma anche altri possano commentarlo. In questo modo mi aiuterete. Io sono disoccupato e voglio recuperare le monetizzazioni del canale. A tutti gli haters un grande abbraccio, ai miei lovers un grande abbraccio. Poi non vi scordate, io sono presente anche in Instagram, cercatemi come Sant'Enchan, e poi a lot of funniest animals è il mio secondo profilo, che si chiamava, forse lo troverete qua nella descrizione di questo canale di YouTube, si chiamava Sant'Enchan Casalpalocco o qualche cosa del genere, e io l'ho cambiato il nome del profilo, ma il link mi sembra che è rimasto sempre lo stesso. Non so, se fate clic nel link che c'è nella descrizione del canale, ci dovrebbero essere due link di Instagram. Il secondo link è quello che io ho ripreso ad utilizzare per mettere i video dei miei animali e anche di musica meditativa. Allora un abbraccio, grazie di avermi seguito. Mi raccomando, condividete questo video, condividete il mio canale di YouTube affinché altri possano, come del resto farete voi, commentare i miei video per farmi sapere quello che ne pensate, e ogni video che commenterete io cercherò di commentare uno dei vostri video, ma soprattutto di dare un seguito a quel video, per cui
se mi farete delle domande pertinenti o mi darete delle risposte pertinenti o mi direte delle cose pertinenti al video che commenterete, io farò un bis con quel video, altrimenti io cercherò di trattare, come ho sempre fatto, un tema nuovo ad ogni video. Io ripeto lo stesso tema almeno da un po' di tempo a questa parte, unicamente se voi mi farete delle domande su quell'argomento, altrimenti significa che lo considerate poco interessante, soprattutto se c'è poche visualizzazioni, e io non tratterò più lo stesso tema. Però mi raccomando, se questo video o altri miei video vi sono interessati, fatemi dei commentari pertinenti al video se possibile, poi fatemi delle domande o proponetemi dei temi ed io allora darò continuità a questo video o a qualsiasi altro video. Condividete questo video affinché altri possano fare lo stesso, possano commentarlo. Condividete tutti i miei video che potete condividere affinché altri possano anche loro farmi delle domande o dirmi delle cose, e condividete il mio canale. Allora vi ringrazio di tutte queste condivisioni. Già sono 26 minuti, ma sono troppi. Poi c'ho una notifica che a qualcuno è piaciuto una mia pubblicazione di Instagram. Vi lascio con questo, vediamo di trovare, perché io sto trasmettendo dal cellulare ma attraverso il browser Google Chrome e non attraverso l'applicazione, per questo mi si sta surriscaldando una cifra il cellulare, capito? Adesso termino lo streaming, sto con il browser, non con l'applicazione di YouTube. Ciao 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 Gabriella, ciao a tutti.